Buonasera, bentornati a GED, il numero 143. Oggi, anche se in ritardo rispetto agli altri anni, parleremo delle prospettive geopolitiche per il 2024. Ne abbiamo parlato all'inizio, dei vari anni anche nel passato. Durante l'epidemia di Covid avevamo pronosticato, noi dello staff di INGED, che le dinamiche inerenti alle conseguenze della pandemia, l'odore della morte, così dire, chiamiamola così, avrebbe slatentizzato dinamiche ed energie e aggressività internazionali. Pronostici che purtroppo si sono rivelati azzeccati. Vi ricordate quella vignetta sul 2022 che avevamo pubblicato proprio, il 1° gennaio su Facebook? Beh, anche lì, purtroppo abbiamo visto giusto ed avevamo temuto che il modo dell'uscita occidentale dall'Afghanistan avrebbe spinto alcuni attori internazionali, statali non, ad azioni drammatiche. Avevamo pronosticato una possibilità di guerra in Ucraina attorno al 35-40%, che era forse la più alta tra i non anglosassoni, si occupa di queste cose. E avevamo pronosticato, nello staff di INGED, un inizio operazioni attorno al 22 febbraio, cosa che purtroppo si è verificata, andando anche ad azzeccare le probabili linee di invasione, a parte quella che passava per Chernobyl, perché non ritenevamo che qualcuno così pazzo, che ci fosse qualcuno così pazzo da attraversarla. Avevamo pronosticato anche, l'inflazione, se vi ricordate, anche se non così alta come in effetti è avvenuto, perché ben da prima dell'invasione ucraina i prezzi dei noli, dei containers e delle materie prime non energetiche erano già a livelli massimi, soprattutto le materie prime strategiche iniziavano ad essere accaparrate, segno che si, riteneva un conflitto probabile. Andati a vedere le trasmissioni sul porto di Trieste con Stefano Visintin di circa 2 anni fa, ne parlavamo. Avevamo scritto e detto che se l'offensiva ucraina non si fosse sviluppata entro la metà di agosto, quella del 2023 intendiamo, sarebbe stato sempre più probabile che questa sarebbe fallita. Ma già da luglio era chiara la grande difficoltà di questa offensiva. Però pensavamo che l'Ucraina non avrebbe resistito nel 22 per più di 3 settimane, nel febbraio, e che si sarebbero arroccati negli oblast occidentali protetti dal lungo braccio della NATO. Ma sono riusciti a resistere e per un periodo a ribaltare l'andamento della guerra. E ritenevamo che la Russia avrebbe avuto materiale e risorse per pochi mesi di guerra. Ci sbagliavamo, perché non abbiamo considerato l'enorme, anche se obsoleto, arsenale della guerra fredda, tenuto però molto meglio di quello occidentale, che per la maggior parte è da buttare. Il 2024 come andrà? Ci saranno altre guerre? Una guerra generalizzata? No. State tranquilli, non ci sarà, ma perché c'è già, solo che non si attua ancora nella maniera classica. E ci sono così tanti focolai che il solo elencarli tutti sommariamente ci ruberebbe più di metà della trasmissione, che vogliamo limitarla ai soliti 50 minuti, anche se non ci riusciamo mai. Beh, vi spoilerizzo subito le conclusioni finali. Se avevamo pronosticato un 22 brutto e un 23 forse peggiore, beh, se va avanti così il 2024 sarà ancora peggiore. Anche se non solo per le vicende geopolitiche, ma anche per il restringimento sempre maggiore dei diritti umani e civili e delle libertà democratiche, quelle vere, che non si esplicano solo con il voto. L'unica speranza è che il 2024
che se il 2024 si manterrà perlomeno al livello del 2023 e non peggiorerà, forse avremo un 2025 migliore. Forse. Insomma, tanto per fare un paragone, la situazione è molto peggiore di quella che aveva preceduto la Prima Guerra Mondiale. Peggiore, appunto. Facendo l'elenco degli, chiamiamoli hotspot, è molto difficile che non esploda ancora qualcosa. Bene, facciamo un elenco sommario degli hotspot. Ucraina, Gaza, Siria, Kurdistan, Libia, Nagorno-Karabakh, Mar Rosso, Sahel con Burkina Faso, Mali, Niger, Chad, Sudan. Poi Corno d'Africa con l'Etiopia, Eritrea e Somalia, Mozambico, Sud America, Venezuela e Guyana, che giocoforza coinvolgerebbe il Brasile, ma anche l'Argentina di Milei che ricomincia con le Falkland e appoggia ricambiato le rivendicazioni di Maduro, il venezuelano, anche se è il suo esatto opposto culturalmente e politicamente. Parliamo di Milei, appunto, e di Maduro. Particolare curioso, rivendicano ambedue due territori dove la lingua parlata non è lo spagnolo, ma l'inglese, e da secoli. Poi Birmania e le frange autonomiste, ma anche il Mar Cinese meridionale, con Cina, Filippine, Vietnam e Corea del Nord, e poi la stessa Taiwan. Se poi ci mettiamo pure le conseguenze destabilizzanti della campagna presidenziale statunitense, e non ho elencato proprio tutti i possibili focolai, anche se momentaneamente sopito rimane sempre in sospeso la diatriba Grecia-Turchia nel Mediterraneo, anzi nell'Egeo, anche se uno scontro aperto è improbabile in questo momento. Mettiamoci pure gli attriti dell'Algeria versus il Marocco e dell'Algeria stessa versus Mali, le problematiche interne alla Tunisia, la stessa Algeria e le sue mire verso le nostre zone economiche esclusive, che non abbiamo noi ancora definito. Poi le continue crisi di nervi tra Serbia e Kosovo, tanto per non farci mancare nulla. Bene, questi teatri possibili, probabili, già in atto o solo potenziali? Sembra impossibile, anche per un semplice calcolo delle probabilità, che la situazione non si aggravi ulteriormente. Sì, come diceva il Papa, siamo alla terza guerra mondiale a spizzichi o a episodi, ma è così. Vediamo le ultime vicende, quelle di questa ultima settimana. Scontri in Ucraina e a Gaza, ma questo è risaputo. Ma mettiamoci dentro 3 morti americani in Giordania, 160 attacchi a base americane in Medio Oriente da ottobre, 2 Navy SEALs scomparsi in mezzo al Mar Rosso in una situazione non ben chiarita. Navi centrate nello stesso Mar Rosso e conseguenti bombardamenti anglo-americani, bombardamenti israeliani su Damasco che colpiscono il quartier generale dei Pasdaran iraniani, sportellate, chiamiamole così, tra navi guardiacoste, pescherecci e presunti tali filippini, cinesi e vietnamiti, con i cinesi che fanno la faccia feroce. Navi e aerei cinesi che violano lo spazio aereo di Taiwan, come ormai da molti mesi. Le forze americane sono state attaccate, appunto abbiamo detto, 160 volte da metà ottobre in Medio Oriente. In Nigeria 43 morti in vari scontri anche di matrice jihadista. Niger altri 22 morti in un esesimo attacco sempre jihadista vicino al confine con il Mali. Attacchi e bombardamenti nel Kurdistan da parte turca, bombardamenti iraniani in Pakistan e pakistani in Iran, anche se tutti e due verso i Beluci, che nessuno dei due può sopportare, questo è vero. E sono solo i più evidenti, possiamo andare a leggere sui continui scontri in Somalia o sulla guerriglia endemica nel Sahel, nella guerra civile in Sudan, solo poi la guerra civile in Etiopia, e solo la guerra civile in Etiopia sembra momentaneamente sopita. Ultimi scontri importanti 2 mesi fa, ma prontissima ad esplodere di nuovo però. Ho ricevuto tempo fa una domanda: se in quest'anno si accenderà o riacutizzerà uno scontro importante tra i Balcani,
Taiwan o Iran? E quale il più probabile? Ho risposto che non lo so quale possa essere il più probabile e se saranno questi, ma sicuramente con tutte le situazioni incandescenti qualcosa esploderà e probabilmente, volenti o nolenti, cioè nolenti, anche noi per proteggere i nostri interessi saremo costretti ad intervenire. Del resto basta vedere quello che sta succedendo in Mar Rosso. È partita appunto la missione Aspides per proteggere le navi europee che transitano di lì. Ma andiamo brevemente ad analizzare i principali fronti di questa guerra a spezzoni. Ma ormai gli spezzoni sono talmente numerosi, da potersi anche da poter definire questa guerra diffusa. Non li analizzeremo tutti, non c'è il tempo e i pronostici non possono che essere negativi. È andato in pezzi quel mondo bipolare dove c'erano, fino agli anni '80, due superpotenze che tenevano a bada i pezzi di mondo sotto il loro controllo e, causa anche il principio della mutua distruzione, stavano attenti che la situazione non degenerasse, tentando di indebolire l'avversario per vie indirette e molto lentamente. Poi il mondo unipolare o multilaterale, dove una potenza dominante riusciva nel bene e nel male, talvolta nel male, ma in un contesto almeno formalmente multilaterale più che unipolare, a definire alcuni parametri di convivenza, più o meno pacifica. Appunto quello dell'America First. Ma soprattutto c'era nella maggior parte delle nazioni la volontà di sopire le aree conflittuali e di arrivare a una certa convivenza. Ora quel rapporto è saltato completamente e c'è già una vasta pletora di organizzazioni statali e non disposte a rischiare rapporti conflittuali. Non c'è più una volontà generale del mantenimento dell'ordine e di relazioni internazionali stabili, ma piuttosto di indebolire quest'ordine e bilanciamento degli equilibri, allo scopo di ribaltare lo status quo, anche in maniera violenta. Veniamo all'Ucraina. Probabilmente il 2024 vedrà un ripetersi del 2023, con una Russia che continuerà la pressione sugli ucraini e che lentamente, ma inesorabilmente, guadagnerà poche porzioni di territorio, cioè al massimo poche centinaia di chilometri quadrati, ma il prezzo di enormi perdite. Questo è lo scenario più probabile. Oramai è una guerra di logoramento, con i contendenti costretti a implementare una parte, un ruolo che non sono più in grado di mantenere. Come giustamente sottolineato da qualche analista, i contendenti hanno fatto un errore: dichiarare apertamente i loro obiettivi, uno a scalare, l'altro a incrementare. Cioè Putin si era prefissato di conquistare l'Ucraina in 2 settimane. Ci sono i video, non dite che non è vero. Documenti e piani trovati anche dagli ucraini stessi a confermarlo nei prigionieri catturati, per poi ripiegare sulla conquista di Odessa e pure di Zaporizia, per poi di nuovo limitarsi alle zone conquistate e ancora tenute, per poi parlare di Donbass e di Crimea, con il Donbass geografico nemmeno totalmente conquistato, tra l'altro. Ma basta fare una rapida ricerca per leggere appunto le intenzioni iniziali. Gli obiettivi iniziali invece dell'Ucraina erano quelli di continuare a esistere come nazione indipendente e di mantenere almeno la riva destra dello Dnieper e la capitale. Via via, comunque, ringaluzziti dai loro successi e dagli opposti insuccessi russi, hanno apertamente dichiarato di voler tornare alle frontiere del 1991. Se gli obiettivi dichiarati fossero rimasti quelli iniziali, e la volontà russa rimane comunque di impossessarsi nel medio-lungo periodo di tutta l'Ucraina, a parte forse i 2 o 3 oblast più occidentali, è chiaro che la vittoria, almeno al momento, spetterebbe all'Ucraina. Di questo ne avevamo anche parlato più di un anno fa in JED numero 80, il concetto di vittoria dell'aprile 22.
Tutto sommato in 2 anni le cose non sono cambiate molto da questo punto di vista. Visti i cambi di aspettative, possiamo ora dire che ci saranno 2 sconfitti e che non ci potranno essere altre alternative. I russi non riusciranno mai ad avere tutta l'Ucraina e nelle ipotesi di gran lunga più ottimistica potrebbero riuscire ad avere tutta la parte sud della riva sinistra dello Dnieper e il Donbass, ovviamente, e al prezzo di perdite sia materiali che umane enormi, tali nel lungo periodo da poter minare lo stesso fronte interno. Gli ucraini, di contro, non potranno mai avere né la Crimea né il Donbass, ora perduto, né Mariupol, oramai saldamente russa, a meno di improbabili cedimenti russi, come detto. Quello che possono sperare, nella migliore delle ipotesi, per un crollo del morale delle truppe russe, già bassissimo e tenuto su, per così dire, dalle baionette dei ceceni alle spalle dei russi che volessero ritirarsi, è quello un po' come i carabinieri italiani dopo Caporetto nella prima guerra mondiale, è quello di arrivare alla costa del Mar d'Azov dalle parti di Melitopol e qualche avanzata limitata a sud di Kharkiv. Ormai è una battaglia d'attrito, come quelle della Grande Guerra. E se gli occidentali non cambiano passo nei rifornimenti, è una battaglia in cui i russi potrebbero avere la meglio, ma non ancora nel 2024, ma nel 2025 forse, con appunto queste limitate avanzate pagate appunto a caro prezzo. La produzione bellica russa è ormai a pieno ritmo. Ora sono arrivate 1 milione di proiettili dalla Nord Corea. Sparano 5 volte i proiettili degli ucraini russi, 10.000 contro 2.000 al giorno, parliamo di proiettili di artiglieria ovviamente. Riescono a produrre centinaia di droni al mese e la loro nuova fabbrica non è ancora stata aperta, ma d'altra parte trova difficoltà però nel produrre materiali ad alta tecnologia e la resistenza umana ha un limite e il limite di sopportazione delle truppe potrebbe arrivare da un momento all'altro e senza preavvisi, ma potrebbe arrivare anche una stanchezza e un limite per gli ucraini. Probabile? No, ma possibile. Infatti la produzione di missili comunque, a causa anche della carenza di chip, le sanzioni occidentali funzionano, ma funzionano solo in parte. Non riesce a superare i 130 missili al mese. Quella di carri nuovi, parliamo dei T90, non va oltre i 35 al mese, cioè un numero appena sufficiente a ripianare le perdite del carro stesso. Il resto, meno di un centinaio mese, sono carri di 50-60 anni fa e per lo più o meno rammendati, ma le riserve non saranno infinite e l'efficacia diminuisce sempre più perché viene sempre più raccattato il materiale in sempre peggiori condizioni. Anche se riuscirà a produrre a regime 2 milioni di granate all'anno, ed è un'enormità, a questi ritmi 2 milioni basterebbero sì e no per 7-8 mesi. Probabilmente l'offensiva russa si fermerà dopo la possibile presa di Avdiivka e altre piazze forti, per poi ripianare le perdite e tentare un'ulteriore spallata nel 2025. Di contro l'Ucraina non ha le possibilità della Russia, anche se i mezzi sono sulla carta molto migliori, dipende dall'Occidente, mentre la Russia è quasi autonoma, chip a parte. Ha sicuramente personale molto più motivato l'Ucraina, ma la politica ha costretto le forze armate a fare degli errori strategici che sul lungo periodo potrebbero costare molto cari. Zelensky non è più un valore aggiunto, sta sperperando tutto l'indubbio prestigio acquisito nella prima parte del conflitto. Le sempre più insistenti voci della sostituzione di Zaluzny, cioè il capo di Stato Maggiore, sono sintomo di profondi contrasti interni. I pochi aerei F-16 promessi, e anche qualora dovessero arrivare i Gripen svedesi, dismessi dalla stessa Svezia, sicuramente migliorerebbero la situazione, ma non la ribalterebbero. Però, attenzione, le migliori brigate ucraine, come la 92esima, non sono ancora intonse.
non sono state buttate nel calderone dell'offensiva, proprio perché probabilmente Zaluzny stesso non ci credeva molto dopo i primi giorni. Gli Abrams americani non sono entrati in combattimento e restano cioè riserva strategica. Quindi l'Ucraina non è messa così male come dicono, tutt'altro. Abbiamo una specie di equilibrio dinamico pronto a squilibrarsi però. Non reputiamo che il piano Biden di proporre alla Russia il congelamento della situazione attuale, dando in cambio all'Ucraina la garanzia di protezione militare in caso di futuri tentativi di invasione, possa aver successo per quello detto prima. Zelensky è troppo compromesso con le sue dichiarazioni di vittoria e a Putin una situazione di permanente scontro, seppur a intensità molto bassa, è congeniale con l'apparato russo che sta lentamente costruendo, l'apparato militare, dove proprio la produzione bellica è il collante di una parte di popolazione a lui più fedele. Ma quanto potrà durare anche a spese del livello di vita della popolazione stessa? Inoltre, finché la guerra non finisce, non si può dire che Putin l'abbia persa. Pazienza nelle periferie, comunque, dove è già basso il livello di vita, ma nelle grandi metropoli, e poi una percentuale di PIL così alta dedicata agli armamenti diviene un danno, non un sostegno all'economia. Qualcuno ha calcolato che la percentuale di PIL dedicata agli armamenti, quella virtuosa, diciamo così, può arrivare fino al 4,2% di PIL. Poi diventa via via dannosa. La Russia è arrivata ora a superare il 6% di PIL di spese nella difesa. L'Ucraina è arrivata al 33%. Poi dipende dal tipo di società ed economia. In un'economia come quella italiana o anche tedesca, con uno stato sociale forte e consolidato, benché ce ne lamentiamo, è senz'altro superiore alla media delle altre nazioni mondiali, dubito possa dare significativi vantaggi, anzi il contrario. Oltre al 2,5, non credo dia vantaggi, nessuna paura, non siamo nemmeno in Italia all'1,5. Detto questo, sarà un 2024 in linea con il 23, ma un po' peggiore per l'Ucraina, a scanso di sorprese subitanee. Ma attenzione, come già ripetuto più volte, dall'inizio del conflitto da alcuni analisti, come Andrea Margelletti del Cesi, se la Russia dovesse vincere totalmente, prima o poi si rivolgerebbe verso altri territori. Sicuramente la Moldavia e poi le repubbliche baltiche, tentando magari una campagna lampo per poi blindarle sotto il ricatto nucleare. Con una guerra Polonia e Russia, quasi certa. Del resto, la mentalità dei dirigenti che governano la Russia proviene da quella imperiale del vecchio KGB. La ossessione territoriale pura spesso e spesso l'idea, come dire, fissa degli stati ormai deboli ed arretrati e in declino, ma tant'è. 2024 di stallo semistallo, quindi in Ucraina, sostanziale, ma sicuramente la Russia in questa guerra ibrida continuerà a tentare di danneggiarci in Africa, ma questo è un argomento che se riusciamo tratteremo più tardi.